benvenuti in questo nuovo video. Torna il format più amato dagli italiani, no scherzo, però dai tifosi arancione-verdi spero di sì. Torna appunto il video risposta a commenti, parole ai leoni, dove appunto andiamo a rispondere a quello che avete scritto nel post partita, il commento che ci avete lasciato, e stavolta ovviamente andiamo a commentare appunto riprendendo quello che avete scritto voi, andiamo un po' a ripercorrere un po' il filo, ecco, di quello che è stata la partita di ieri, una partita trionfale sia a livello di gioco che di punteggio finale, e ripartiamo veramente da un commento di un nostro abbonato, cioè non potevo ripartire meglio. Prendiamo lui oggi, Mauretto Scarpa, andiamo a vedere cosa c'è scritto. Prossima volta vi ricordiamo che comunque basta commentare e poi riprendiamo i vostri commenti, quindi mi raccomando fatelo tutti, perché dalla prossima magari così abbiamo più materiale. Più materiale, esattamente, più materiale da cui prendere, e prendiamo tutti, insomma, abbonati, non abbonati, insomma, ecco, approfittiamo. Commentate. Se volete abbonarvi, Sì. abbonatevi, cioè, Anche, certo. non c'è problema, noi non piangiamo, ecco. Prima di iniziare però vi ricordo di lasciare il like, di iscrivervi al canale e abbonarvi se volete, come abbiamo appena detto. E nulla, quindi andiamo direttamente al commento. Mauretto Scarpa: c'è poco da commentare, divario tecnico imbarazzante. E no, continuo a dirlo da inizio campionato, il miglior acquisto di questa stagione. Abbiamo il secondo miglior attacco della B, sperando che Adorante si sia finalmente sbloccato definitivamente. A differenza delle altre concorrenti abbiamo una panchina lunga, e questo a lungo andare darà i suoi benefici. Adesso una gita a San Siro, dove mi auguro giochino le seconde linee, e subito testa ad Avellino, avversario molto ostico. Sempre comunque ovunque, forza Unione. Vabbè, allora, sulla partita di ieri, insomma, abbiamo parlato esaustivamente, abbiamo parlato dei singoli poi anche nelle pagelle, quindi se volete recuperate il nostro giudizio, i nostri voti lì, il video è uscito ieri. Sì. E sulla partita veramente c'è ben poco da dire, nel senso è stata bella il primo tempo. Sì, alla fine è uscito Divertente, sì, palpitante. esatto. Ecco. Come ha detto Stroppa, fino all'espulsione è stata una partita quasi equilibrata. Sì, poi sì. Totalmente a nostro favore, anche perché loro erano in 10, ma comunque anche prima la superiorità si è vista. Assolutamente, questo è verissimo, cioè nel senso che percepivo il pericolo, ecco, di una squadra che comunque giocava con coraggio, che non aveva, come dire, timori reverenziali, e quindi cercava sempre di pressarci nella nostra costruzione, però poi vedevo che comunque di fatto le azioni offensive loro non portavano a niente. No, ma sono state anche forse forse una così a memoria, ma forse neanche quella, cioè era proprio poche. Già nel primo tempo si giocava una porta. Sì. Questo è un po' il senso, quindi da quel punto di vista lì ottimo. Cioè è un po' una sensazione che ho avuto rivedendo un po' le partite scorse. Cioè, abbiamo questo tipo di partita dove dici, cioè sembriamo troppo più forti di altre squadre, non di tutte, ma di certe squadre dici, ma no, sembriamo di categorie diverse. È vero. E ho pensato sul Tirol, che abbiamo vinto mi pare anche lì 3-0. Cioè io ho avuto sensazioni simili. Ieri non mi ricordavo a che partita facessi riferimento, però a me sembra di aver visto una partita così dove, cavolo, il tuo avversario ti sembra veramente troppo più, al di là di che, tipo sul Tirol non è che ha giocato come il Mantova ieri, anzi è andato tutto a chiudersi. Sì, a chiudersi, e però comunque il risultato è stato lo stesso, no? Sì. Per motivi diversi e tutto, però io ho avuto un po' quella sensazione lì, quindi il divario tecnico con molte squadre, non con tutte assolutamente, perché ad esempio quelle che ce lo lotteremo per i primi posti, o comunque lì in zona playoff sono competitive assolutamente, però anche lì insomma abbiamo dei valori in più sicuramente sulla carta di pressoché tutte le squadre della B. No, anche la rosa, come diceva Mauretto Scarpa, comunque abbiamo una rosa importante, cioè lunga. Lunga, esatto. Abbiamo praticamente 2 squadre, perché dopo diremo anche la nostra formazione su quello che pensiamo che andrà a Milan, a Milano. Sì, a Milan. Piccolo giochino, perché comunque Stroppa ha detto che ne cambiare 10 su 11, quindi ci siamo un attimo divertiti a capire chi verrà schierato, perché comunque così palese che non interessi molto al mister, ma ci sta, capisco. E sì, no, ma poi i valori sulla carta sono alti, assolutamente, ma poi questi valori vengono anche
come dire, esaltati da un gioco frizzante, da un gioco bello, spumeggiante a tratti, per lunghi tratti. Cioè ieri forse abbiamo fatto un buon gioco, ma le altre volte abbiamo fatto ancora meglio. Secondo me ieri non è che facciamo la miglior partita a livello di gioco, facciamo un'ottima partita, ma non la migliore delle partite a livello di gioco. Però tanto basta. No, come dicevo ieri, ci ha sicuramente aiutato il Mantova che giocava in quel modo, perché anche col Südtirol abbiamo visto che all'inizio facevamo molta più fatica a rompere la loro difesa perché erano tutti lì ad aspettare e era molto più difficile contro il Südtirol arrivare al gol, mentre col Mantova è stato molto più facile. E ci ha aiutato tanto il fatto che loro comunque siano una squadra che gioca a calcio. Sì, ma io vedevo tanto anche in costruzione loro prendevano dei rischi assurdi, cioè in costruzione nostra, con noi che come sempre andiamo a pressare sulla prima costruzione, lo continuavano a fare. E tante volte abbiamo anche recuperato palla, forse 2-3, sulla appunto quella costruzione dal basso che facevano loro, e lì forse già si poteva segnare ben prima. Infatti Stroppa l'ha sottolineato nella conferenza stampa post partita, ha detto che cioè, non era totalmente soddisfatto perché secondo lui potevamo chiuderla prima. Sì. Cioè, dice semplicemente anche prima dell'1-0 forse si poteva sbloccare prima. Penso all'occasione di fila gigantesca, ne abbiamo parlato nelle pagelle, soprassediamo qui, ma comunque anche appunto in queste costruzioni dal basso, come dire, rischiose del Mantova, potevamo approfittare un po' di più. Quindi abbiamo veramente tanto così, cioè noi produciamo veramente tanto, al di là che abbiamo prodotto tantissimo anche sul 3-0, con loro in 10 ovviamente per forza di cose, quello neanche va sottolineato, anche Stroppa l'ha un po' omessa con la parte finale di partita, parte finale, tutto secondo tempo sì. Purtroppo, almeno 30 minuti buoni se non di più, 40 minuti, e quindi un po' così. Sulla panchina lunga che sottolineava Mauretto, cioè, paradossalmente stilando un po' la formazione per scherzare, no? Magari è vera, cioè magari sarà quella che verrà schierata. Perché Stroppa ha detto che cambierà 10 giocatori premessa, cioè, giusto, su 11, quindi comunque ci ha già dato un'informazione su come potrebbe andare la partita. Esatto, in Coppa Italia contro l'Inter, no? E ci siamo un po' divertiti a dire, ma chi potrebbe mettere, cioè metti caso, vogliamo far riposare tutta la squadra, tutti i titolari, i presunti titolari, insomma, quelli che giocano di più. Chi abbiamo a disposizione? Per Avellino, chi abbiamo a disposizione? E siamo andati un po' a giocare. Io stilando questa formazione, mi sono accorto che comunque i giocatori li hai. Cioè, nel senso, anche per così buttarla lì e dire, vediamo chi può giocare, eventualmente se volessi cambiare 10 su 11, come ha detto Stroppa. Giocatori validi ne hai, non valgono secondo me, magari in tante zone di campo, quelli che hai titolare, però puoi dire, cavolo, non è che devo confrontarmi sempre con l'Inter per questa stagione, mi devo confrontare con altre squadre. Ed effettivamente il discorso di Mauretto, che non mi è neanche tanto venuto in mente di solito, sulla panchina lunga, ha molto senso, perché ti accorgi. Proviamo a dirla? Vai. Vado. Allora, in porta Stankovic, qui vado sulla continuità perché ho pensato, Lizzari è infortunato, quindi, esatto. Cioè, Stankovic, anche Stroppa ha detto cambio 10 su 11, è venuto subito da pensare che il portiere magari rimane fisso. Secondo me sì, un po' anche perché lui penso sia interista, cioè suo papà, c'è una storia insomma con l'Inter, e poi secondo me se c'era Plizzari giocava a Plizzari, quindi erano 11 su 11. Le riserve c'è Grandi e c'è Minelli che è arrivato da pochissimo, giusto per appunto puntellare perché avevamo un portiere in meno, quindi a questo punto secondo me va Stankovic, anche per evitare disastri che possono eventualmente crearsi, goleade, quindi sicuramente quello è ci aiuta molto, ecco, come elemento, per non dire altro. In difesa, braccetto destro Venturi, centrale Corac e Sidibé. Provo Sidibé a sinistra, potrebbe anche essere schierato magari da esterno, ho pensato adesso, però lo mettiamo lì per ora, braccetto sinistro. A centrocampo, Compagnon esterno destro, quindi che rientra, no? Come vuole Stroppa. Esatto. A centrocampo Duncan lo mettiamo da mezzala, così per una volta, così torna ai vecchi fasti di quando era giovane, non so, lo prendiamo mezzala, Boinen centrale, lo lasciamo nel suo ruolo, Lella da mezzala, magari un po' più di copertura, un po' più di
interdizione perché comunque dai davanti l'Inter, e a sinistra Sagrado appunto a piede invertito anche lui, così rispettiamo il volere di Stroppa, Esatto. facciamo giocare i ragazzi, e in attacco fila Casas, che comunque, cioè, non è un attacco da buttare, dico, No, cioè, infatti. varietà, no? Quindi, cioè, per preservare i ragazzi titolari per Avellino, come ha detto Stroppa, secondo me questa è una formazione Sì. ipotetica che quasi l'ho fatto per scherzo, però non è detto che Ah, non è sia una veramente squadra molto fattibile, cioè molto plausibile. plausibile, esatto. Diteci anche secondo voi cosa potrebbe andare in questo modo, se secondo voi potrebbe essere possibile una formazione simile o se magari secondo voi manca qualcuno di magari importante che dovrà giocare. Cioè, secondo me comunque la formazione è così perché oggettivamente, ma sono d'accordo con Stroppa, è troppo importante il campionato in questo momento Sì, qui. no, non puoi perdere tempo, energie soprattutto contro l'Inter. Cioè, poi contro l'Inter che comunque, ok, anche lei me li metterà di sé perché ha impegni importanti anche lei, tra Champions, campionato, però Sì, è sono vero. valori troppo, troppo diversi in questo momento qui, ti puoi divertire, può essere bello andare lì, comunque cioè, è bello, Sì, è uno di- scenario, però oggettivamente dobbiamo pensare al campionato, alle partite sporche che ci aspettano in Serie B, soprattutto ecco, l'Avellino, cioè mi immagino proprio una partita così difficile, ostica, Mm. E ci quindi servono uomini freschi. tutti freschi, quindi sono Sì. d'accordissimo con Stroppa sul cambiarne 10 su A 11. parte che aveva cambiato anche contro il Verona, tanto. Ma infatti, Quindi sappiamo già qual è l'idea di Stroppa, quello di concentrarsi giustamente sulla Serie B, che è un campionato difficile e non ha senso perdere tempo con la Coppa Italia. assolutamente, è riserva sorprese, lo Sì. sappiamo molto bene perché sono successe cose prima in altre partite che tu dici ma com'è possibile che abbiamo perso sta partita, e invece succedono contro squadre che magari poi vedi 6 giornate qui con altre formazioni cadono, vengono sconfitte, tu dici ma che punti persi lì, potevamo avere 2 punti in più o perlomeno uno in più. Vabbè, quindi un po' questo, insomma, su partita, probabile formazione per l'Inter, contro l'Inter, e appunto la partita di ieri siamo andati a dire le due cose rispetto a quello che ci ha sottolineato Mauretto. Se volete appunto diteci voi qua sotto e ricordatevi per la settimana di scrivere quello che volete nel post partita, così sicuramente entrerete nel format, ecco. Poi ovviamente non abbiamo sottolineato, cioè con l'Inter faremo il post partita, ma non ci saranno pagelle, video risposta commenti e nulla, perché cioè, presumo non sarà una partita un bel vedere. cioè, no, vabbè, comunque ha l'importanza che ha, è bello, però diamogli l'importanza giusta, relativizziamolo, ecco, Sì. un attimo quella partita lì. E niente, lasciate like, iscrivetevi, abbonatevi se volete sostenerci. E sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.